Dopo un anno di tentativi e prove e video su YouTube, dopo tantissimi metri di stoffa comprati, usati, riciclati, buttati, dopo aver analizzato una quantità tra immagini e articoli da far paura, dopo errori su errori, finalmente il mio vestito del 1885 è completo. Io sono Stephanie e state per vedere me che lo indosso completamente. Ah, se vi state chiedendo quanto tempo ci voleva per indossare un vestito del genere, beh, io ci ho messo all'incirca 15 minuti, meno di quanto credessi. Buona visione! Prima di tutto, la chemise in cotone o in lino era il primo indumento ad essere indossato, direttamente sopra la pelle. Ah no, niente biancheria sotto. Questi deliziosi pantaloni con il buco al centro nient'altro sono che dei mutandoni. Sì, si portavano così perché era più facile andare in bagno senza doversi sfilare cose che probabilmente si sarebbero incastrate sotto gli altri strati. E ora il corsetto... no, regola numero 1 dell'abbigliamento vittoriano. Prima le scarpe. Le calze in lana, cotone o seta venivano indossate fino al ginocchio, ma non possedevano elastico, per questo dovevano essere bloccate con un laccio o qualcosa che comunque le tenesse ferme. Un metodo, devo dire, non troppo sicuro. Bisogna stringere veramente tanto per non farle cadere. Le scarpe di questo periodo possiedono un sacco di bottoni, è per questo che ci si aiutava con un piccolo accessorio, una specie di uncinetto. Ed ecco il corsetto, strumento di tortura per alcuni film, in realtà indossato non è così scomodo. Certo, non permette l'elasticità che permette un reggiseno, ma vi assicuro che sembra più un abbraccio che non una tortura. Era possibilissimo indossarli da sole, perché c'era un sistema di allacciatura che prevedeva i lacci al centro della vita, così che fosse più facile stringerlo. Non serve l'aiuto né di un'altra persona né di una servitrice, ma se ci fosse, beh, ben venga! Alcune ragazze allacciano i loro corsetti davanti, ma ho scoperto che in realtà si faceva dietro, così da eliminare quello strato di cordino dalla vita che doveva risultare il più possibile stretta. Beh, avevamo un corsetto per questo, no? Chemisette e corset cover, come quello che sto indossando adesso, venivano indossati per l'appunto sul corsetto e servivano per evitare che il corsetto si sporcasse di sudore.
In realtà servivano anche per riscaldarsi e per evitare che la forma del corsetto si vedesse al di fuori sull'abito. Le sottogonne in epoca vittoriana non erano mai abbastanza, nonostante in questo periodo fosse stata inventata già la crinolina che permetteva comunque di dare una forma alla gonna esterna senza dover sovrapporre troppi strati. Si utilizzavano in media 2 sottogonne, di cui una bianca, come quella che sto indossando ora. Questo accessorio dà il nome alla moda di questo periodo, ossia la Bustle Era, anzi la Second Bustle Era. Questa crinolina, che si chiama bustle o crinolette, serviva ad ottenere la perfetta silhouette del 1885, circa. E per chi si fosse chiesto ma come ci si sedeva in quei vestiti? Beh, le crinolette erano fatte a fisarmonica, si chiudevano e si riaprivano, a seconda della necessità. Sorpresa delle sorprese, la biancheria di questo periodo non era per forza bianca. Ecco infatti la mia seconda sottogonna, che ho realizzato con delle balze per fare in modo che la gonna che ci sarà ancora dopo sarà un po' più gonfia e resterà un po' più su. Ed infine la gonna vera e propria. Questa gonna ha anche delle tasche, esattamente come era nel periodo, molto profonde, che potevano contenere orologi e tutto quello di cui una donna poteva aver bisogno, anche se in realtà avevano anche le borse, ma magari di questa cosa parleremo in un prossimo video.
Per far aderire la gonna al bastole e quindi mantenere la giusta silhouette, queste gonne erano fornite di lacci che andavano legati dietro. Non è la cosa più semplice del mondo, devo dire, forse per questo mi sarebbe piaciuto un aiuto. In questo periodo le gonne erano dotate di una overskirt, ossia una gonna da mettere sopra come decorazione. A volte poteva essere anche cucita sulla gonna di base stessa, ma io ho deciso di farla a parte perché semplificava un po' le cose. Questo tipo di decorazioni per le gonne servivano a mantenere ancora di più la silhouette e potevano anche essere imbottite per avere un sedere ancora più in alto, sì. La giacca di questo periodo era steccata esattamente come il corsetto, non in maniera così complessa, ma comunque possedeva delle stecche che servivano a mantenere la silhouette data dal corsetto di base che altrimenti avremmo perso. All'interno era inserito un nastro da chiudere sulla vita che permetteva alla giacca di rimanere perfettamente aderente, un metodo che fa davvero la differenza nella vestibilità di questa giacca. La parte frontale spesso era semplicemente una finta camicia o plastron come veniva chiamato all'epoca, ossia simulava l'utilizzo di due strati, cioè una camicia e una giacca sopra, quando in realtà era un'unica giacca. Ecco, finalmente sono completamente vestita, ma una donna dell'epoca non sarebbe mai uscita in queste condizioni. Mancano due accessori fondamentali. All'esterno era fondamentale portare i guanti. Ho scelto un paio di guanti che in realtà già avevo, ma all'epoca andavano portati un po' più in alto perché dovevano coprire la pelle che si vedeva dopo l'abito. Non poteva proprio mancare il cappellino. In questo periodo ce ne sono di tantissimi tipi e modelli diversi, ma ho notato che tutti quanti avevano uno sviluppo verso l'alto, in verticale. Ah, e ricordate la regola prima le scarpe e poi il corsetto? Ne ho inventata un'altra per me, prima il cappellino e poi i guanti.
Ombrellino alla mano, sono finalmente pronta per uscire. Se questo video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al mio canale. E se puoi, condividi con i tuoi amici questo video. Noi ci vediamo la prossima settimana. A presto!